Buongiorno a tutti e benvenuti ad un altro dei miei video dedicati alla Germania. L'episodio di oggi è dedicato a due tipi di persone, quelli che sono semplicemente curiosi di sapere come funziona il sistema elettorale in Germania e quelli che effettivamente devono andare a votare in Germania, non hanno la più pallida idea di come si faccia e hanno bisogno di una piccola mano per capire come funzionano le cose. Quindi non perdiamo altro tempo ed entriamo subito nell'argomento. La prima differenza si nota già nel periodo preelettorale, mentre da noi ci sono praticamente cartelloni dappertutto, dovunque tu vada non puoi non sapere che è periodo elettorale perché ci sono 200 cartelli, te li piazzano, iniziano a costruire queste strutture per piazzarci sopra i cartelli se le strutture non ci sono. In Germania la cosa, essendo i tedeschi un po' più discreti, è interamente più discreta. Sì, vi trovate i cartelloni elettorali, però non è che si montano strutture particolari apposta, se ci sono li mettono lì, se no immagino che facciano a meno. Ho trovato in centro città, ma proprio in centro, e un giorno sì, un giorno no, uno o due che si azzardavano a proporre la loro lista. Però diciamo non è una cosa come i 200 gazebi che fanno da noi. Una cosa che invece è uguale è il fatto che la vostra casella delle lettere verrà intasata da queste cose pubblicitarie con le varie liste. Non sto cercando di pubblicizzarvi questi, sono semplicemente i tipi che mi erano finiti in testa sui vari volantini che ho collezionato. Andiamo a parlare un po' dei volantini. Sostanzialmente non hanno niente di diverso dai nostri. Ci sono le varie liste, ognuna di queste ha il suo programma, ce ne sono alcuni più colorati, alcuni dove c'è più da leggere a seconda dei gusti delle persone. Addirittura la stessa lista magari fa due versioni diverse del volantino, una in cui spiega le cose per bene e una dove mette i punti per quelli che sono più pigri. Penserei alla politica in Germania sia un'altra cosa, non fanno le cose che fanno da noi. Vi devo deludere, signori, perché mi è arrivata tra le varie lettere anche questa. Questo cos'è? Un centesimino. Tra l'altro non si capisce che è una di quelle lettere elettorali con le pubblicità, no? Per cui uno si vede un centesimino nella cassetta delle lettere, prima di buttare la lettera chiaramente la apre. La apre e cosa succede? La prima cosa che vede è questo. E si chiede: curioso? Insomma, mi date un centesimino, vediamo per cosa mi date questo centesimino. Uno apre questa cosa, comincia a capire che è una cosa elettorale, e tra i vari punti di questo programma ci mettono che hanno inserito il centesimino nella busta appunto perché uno dei loro programmi è risparmiare. Ora, signori, se volete risparmiare c'è qualcosa che non mi funziona, nel senso che questo centesimino l'avete dato a me, immagino che l'abbiate dato anche al mio vicino di casa, e oltre al mio vicino di casa se lo sia preso quell'altro e quell'altro ancora. Cosa significa? Che sommando tutti questi centesimini che avete messo nelle buste, a parte il tempo che avete occupato per incollarlo sulla busta, immagino che ci sia qualcuno nella sede che si mette a incollare tutti i centesimini uno per uno, che non esista una macchina incolla centesimini. Se c'è, siete più avanti, scusate, però anche il fatto di andarvi a comprare una macchina incolla centesimini per incollarli una volta mi sa un po' strano. Insomma, facendo i conti, con questo centesimino che avete dato a me erano le regionali, quindi immagino che li abbiano spediti in tutta la regione, non è che risparmiate un granché. Tutti questi centesimini sommati potevano essere magari utilizzati per fare qualcosa di diverso. Mi sembra un po' controproducente come programma. Se proprio dovete pagarmi, almeno datemi 80 euro. Passiamo invece a vedere come si vota. La cosa carina è che qua praticamente tutte le liste hanno un numero: lista 8, lista 7, penso di averle tutte. Una cosa che non ho capito però, allora, perché mi crea qualche dubbio sul sistema in cui vengono calcolati i voti. Sostanzialmente i tedeschi quando vanno a votare devono eleggere tot persone, ci sono tot posti per cui devono eleggere tot persone, e ogni elettore ha a disposizione quel tot di voti. Ad esempio devono essere elette 70 persone e ogni elettore ha 70 crocette da mettere. Queste 70 crocette, chiaramente il tedesco che deve essere pratico non sta lì a mettersi 70 crocette una per una. Questa cosa delle liste però è un po' una fregatura. Ad esempio, io ho 70 crocette da mettere, ci sono due liste che mi piacciono, c'è la lista 1 e la lista 5. Se io metto la crocetta sulla lista generale, tutte le crocette che metto
vengono divise tra queste due liste. Ma com'è che vengono divise? Che la lista numero 1, che è la prima, si prende tutte le crocette, mentre la lista numero 2 che ho scelto si prende le crocette che avanzano. Quindi se io voglio metterne metà uno, metà l'altro, devo comunque mettermi lì e star a fare 1, 2, 3, 4 crocette. Quindi secondo me sta cosa, chi si becca il numero 1 in lista è più fortunato perché si becca più crocette. Oltre a questa cosa delle crocette, potete scegliere persone di liste diverse. Ogni persona, ogni nominativo ha accanto 3 caselle, che significa che potete dargli fino a 3 voti, fino a 3 crocette. Si va tutto a crocette lì. Mi sono divertita a fare crocette un po' qua, un po' là, in base chiaramente ai nomi che conoscevo. Ma la cosa non è così semplice, perché così era troppo semplice. No? Siccome i tedeschi sono precisi, se io voglio votare quella persona, devo avere tutte le possibilità di dare il mio voto a quella persona. Quindi io posso dare da 1 a 3 voti per ogni soggetto. È tutto pieno di clausole, no? Il sistema tedesco. Secondo me, se l'avessero fatto in Italia una cosa del genere, ci saremmo rotti le balle, mettevamo comunque la crocetta sulla lista e non stavamo lì a perderci tanto in queste cose. Cioè, dal punto di vista teorico posso votare chi voglio io. Dal punto di vista pratico, però, nessuno si metterà mai a fare tutte queste crocette. Quindi vicino a ogni candidato ci sono queste 3 caselle in cui mettere queste 3 crocette. Posso votare la lista. Cosa succede se voto la lista? Però che tutte le crocette vengono distribuite in base al candidato che è il numero 1, cioè il numero 1 si prende 3 crocette, il numero 2 si prende 3 crocette, quando ho finito le mie crocette gli ultimi non se le prendono. Se però per caso volessi dare quella crocetta a quel candidato particolare, devo incrocettare il candidato particolare, poi incrocettare la lista in modo che tutte le crocette che mi avanzano vengano distribuite all'interno di quella lista. Se ho finito tutta una lista però ho ancora crocette disponibili, posso incrocettare una lista vicina, che però si prende tutte le crocette sempre in ordine a seconda del numero di candidati che ci sono. Se non ho abbastanza crocette per riempire tutti i candidati, i primi della lista si prendono tutte le crocette. Posso fare una crocetta su una lista, una crocetta su un'altra lista, una crocetta di qua, una crocetta di là, una crocetta di su, una crocetta di giù. Cosa significa? Che a forza di fare crocette, io ne avevo 70 da mettere se non ricordo male, rischi di passare tutta la giornata a mettere crocette. Per andare a votare noi abbiamo un certificato elettorale. In Germania è molto più pratico, ti spediscono a casa una lettera, vai al seggio con questa lettera, gliela presenti, non ti controllano, almeno a me non hanno neanche controllato il documento di identità e ti mandano a votare. Un'altra cosa a proposito di controlli, da noi ci manca solo che ti mettano il poliziotto per controllare che non porti dentro il cellulare. Non solo non mi hanno controllato il cellulare, non mi hanno chiesto niente, ma veramente neanche il documento di identità. Non so, potrei essere chiunque, vabbè che non do la mia lettera a qualcun altro, però insomma così almeno credo sia dovuto al fatto della solita cosa, i tedeschi minima interazione possibile, per cui già chiederti il documento, chissà, aiuto, chissà che cosa. Insomma, voi entrate dentro, mettete queste belle crocette. E un'altra cosa che ho notato, prima di tutto, solita cosa della moda. Allora, in Italia facciamo le cose per bene, avete presente le classiche schede elettorali, ci sono tutti vari colori, gialla, rosa, a seconda di quello per cui andate a votare, magari c'è un referendum e contemporaneamente le elezioni regionali o comunali, chissà cosa, e avete 3, 4, 5 schede, quante ve ne servono, di colori diversi. In Germania no, sono molto più alla buona e vi rifilano questo sostanzialmente una A4 invece che la nostra schedina. E vi rifilano una schedina quadrata molto artistica, decorata con queste linee che si incrociano in modo che tu non riesca a leggere attraverso. No, i tedeschi non sono così, hanno questo foglione che tu apri, perché chiaramente con queste cose che devi mettere le crocette alla fine apri e ti arrivi a una 0. La cosa bella però è che con la scusa che si ripiega più o meno su una 4 e non su una formichina così, io quando vado a votare in Italia il mio problema è voto in 5 secondi, ma dopo capire come si chiude quella scheda vi assicuro che un po' di tempo mi serve. Quindi il tempo che sto nella cabina non è perché devo pensare su chi mettere il voto, quello lo penso prima, è capire una volta che l'ho aperta quella dannata cosa come si richiude. In Germania, col fatto che non si deve richiudere il formato francobollo, si riesce a richiudere facilmente nonostante sia un foglione così. Non è altrettanto artistica, ma tedeschi, grazie, almeno una cosa pratica me la fate. Poi si infila sto foglione nella casella e avete finito di votare e il vostro voto andrà a tutte le persone che avete incrocettato. Questo è quanto, spero di aver risolto i vostri dubbi. Se avete altre curiosità, sotto nei commenti. Ci sentiamo la prossima settimana con un altro video. Come si diceva, i trentini non dicono mai per chi votano,
non dirò perché ho votato, però una di queste liste praticamente aveva esattamente il mio pensiero riguardo al paese, proprio tutte le mie crocette, ragazzi, le ho date a loro.